Ciao, sono Valeria Franco e questa è una serie di video dedicata al Maladaptive Daydreaming. Si può guarire dal Maladaptive Daydreaming? Questa è la domanda, una delle domande che vengono poste più di frequente e subito dopo ne segue un'altra. Devo guarire dal Maladaptive Daydreaming? E se io non volessi, non volessi cambiare, perché devo cambiare se sono così? È un argomento davvero interessante e credo anche molto vasto e magari ci torneremo più volte anche nel tempo. Quindi il concetto di guarigione fa venire in mente immediatamente il concetto di malattia, ma il Maladaptive Daydreaming non possiamo davvero considerarlo una malattia, è più un comportamento disfunzionale. Molte persone che ne soffrono comprendono come questo vivere nella fantasia non sia di per sé qualcosa di negativo. Il problema vero è l'estensione, la quantità di tempo e quanto va ad interferire con la vita di tutti i giorni. E quindi c'è anche la preoccupazione di dire se io non sognassi più, non sarei nemmeno più io, quella è una parte di me. E in qualche modo hanno ragione, anzi hanno proprio ragione, perché il fatto di essere capaci di immaginare in qualche modo è anche un talento. Però attenzione, il problema non sono i sogni, non è la fantasia di per sé, che quello può essere benissimo un tratto caratteriale o una capacità. E qua entra in gioco un'altra parola fondamentale, un'altra espressione, che è immersive daydreaming, cioè fantasia immersiva. Ed è proprio il termine che indica la capacità di immergersi totalmente in questo mondo interiore e di immaginare cose in questo modo molto vivido e molto intenso. Quindi il fatto di sognare, di fantasticare, è immersive daydreaming. Ed è quella la cosa a cui le persone non vogliono rinunciare. Il fatto che sia maladaptive, il termine maladattivo fa riferimento non tanto al contenuto, alla fantasia stessa o a quella capacità, ma fa riferimento al comportamento ed è per definizione negativo. Quindi uno non può dire io sto bene col mio maladaptive daydreaming, perché di fatto è una contraddizione di termini. Maladattivo implica che impatta negativamente sulla tua vita. Se non impatta negativamente non è maladattivo. Per esempio trascuro la vita sociale, la vita lavorativa, non studio, non faccio le cose che dovrei fare. La linea di confine da tenere a mente è proprio questa. Le mie fantasie hanno un impatto nella mia vita, io vivrei meglio senza. Potrei fare più cose, essere una persona più felice, più realizzata se io non sprecassi tempo a fantasticare. Se la risposta è sì, allora evidentemente c'è un problema. Quindi guarigione è una parola che ha senso se appunto la leghiamo a un concetto di benessere, di stare bene, di riuscire a vivere pienamente. Personalmente penso che ciò che dobbiamo davvero guarire non siano tanto i sogni, ma sia la nostra vita, sia proprio concentrarci sul rendere la nostra vita ricca e piena e degna di essere vissuta, concentrarci quindi sul nostro benessere. Tenendo bene a mente questo concetto non abbiamo più in fondo paura di perdere la nostra identità perdendo i sogni, perché ciò che vogliamo veramente tutti quanti è stare bene. E questo è tutto per oggi. Ci vediamo nel prossimo video, non prima di avervi ricordato una cosa: sbarazzatevi dei sogni, vivete!